Finisce qua. Inter batte Como 0, Inter 2, si chiude con una vittoria il campionato di Serie A della nostra Inter. Stefan De Vrij e Joaquin Correa sono gli ultimi marcatori del campionato interista. Sull'altro campo a Napoli si sta ancora giocando, Simo, mi confermi? Sì, ancora per un minutino circa. Napoli 2, Cagliari 0, con questo risultato non è successo, è stato un po' il mantra di questi giorni, non succede, ma se succede non è successo, lo scudetto va al Napoli, la quota scudetto più bassa dall'epoca del triplete con 82 punti conquistati, 59 gol segnati dal Napoli, è lo scudetto con il numero di gol più basso segnato, veramente un livello piuttosto basso per questa Serie A che viene vinta dal Napoli. Devo dire, Simo, devo ammettere che ero abbastanza pronto a questo epilogo da 3 giornate. Poi il pareggio del Genoa contro questo Napoli ci aveva riacceso, purtroppo inutilmente, perché poi domenica scorsa contro Lazio è stata la delusione più grande, almeno dal mio punto di vista. Stasera affrontavo questa serata con la speranza, anche se sapevo che sarebbe stato molto molto difficile. Non ho razionalizzato bene la tristezza e l'amarezza di questo momento finché non ho visto Lautaro Martinez in lacrime e Di Gennaro in lacrime in panchina. Mi ha fatto, da tifoso, mi ha fatto un certo effetto. Quindi è davvero un finale difficile comunque, molto triste, anche se purtroppo l'avevamo elaborato in una stagione in cui il Napoli ha vissuto 21 giornate in testa al campionato, quindi più di tutte le altre. È stata lassù a guidare e a comandare questo campionato di Serie A, che finisce anche tra le polemiche, tra i veleni, perché noi in queste ore, in questi giorni, analizzeremo le responsabilità dell'Inter. Non mi piace parlare di colpe, preferisco parlare di responsabilità, giustamente, e di errori che ci sono stati, che dobbiamo analizzare per poter crescere, per poter fare meglio. Ma detto questo, un campionato che si chiude e che finisce con un solo punto di distacco inevitabilmente presta il fianco anche a delle discussioni su un arbitraggio e una serie di episodi arbitrali che hanno influito su questo scudetto, che a questa quota così bassa, solo 82 punti, ci fa dire sì, l'Inter poteva fare di più, poteva fare meglio in tante altre situazioni, e sono assolutamente d'accordo su questo. Ma resta il fatto che se noi potevamo fare di più, però la quota è stata molto bassa, e quando arrivi ad una quota così bassa, un punticino come quello che ci è stato derubato con il caso Ndika Bissek, più di tutto il resto, perché quello era davvero all'ultimo minuto di una partita a fine campionato, davvero, davvero fa male, davvero, davvero fa male. Ho visto giocatori in lacrime, vedo i giocatori che mi ricordano molto le immagini post Samp nell'anno in cui lo scudetto va al Milan. Questo è uno scudetto che ha tante somiglianze con l'Inter che lo ha buttato via, dicono tanti come lo aveva buttato via quando ha vinto il Milan. Non sono d'accordo, perché poi qua il Napoli alla fine aveva perso dei punti, quindi ci sono rimasto ancora più male, ecco, in questo momento. Però Simo, da quelle lacrime post Samp era nata poi la stagione che ci ha portato in finale di Champions League l'anno dopo, ed è nata quella cattiveria che oggi spero che i ragazzi sapranno convertire nella carica agonistica giusta per la finale di Champions. Dico l'ultima cosa, Simo, poi ti lascio la parola, scusa questo monologo, ma mi serve molto No, per vai. sbollire in questo momento. Faccio un appello a tutti i tifosi che ci stanno ascoltando, ragazzi. Ora sui social comincerà un fuoco incrociato sulla nostra Inter, soprattutto da parte degli anti-interisti e anche da alcuni interisti che sono lì e non vedono l'ora di poter dire ve l'avevo detto, perché hanno più tifo delle proprie opinioni piuttosto che dell'amore per l'Inter. Ecco, siccome noi amiamo l'Inter e ci teniamo a questa Inter, in questo momento stiamo soffrendo per questo scudetto al Napoli, non cadete nelle provocazioni social. Ci tengo a darvi questo messaggio, perché gli anti-interisti in questo momento monetizzeranno, faranno tanti soldi sui vostri sentimenti, sulle provocazioni, sugli sfottò, sul dire Marotta League, tutte queste cose. Voi non cadete nelle provocazioni, non rispondete ai commenti. Facciamoci 8 giorni di massimo interismo, compatti, chiusi, facciamolo noi il silenzio stampa in questo momento, restiamo tra noi, non disuniamoci come avete scritto anche in chat, perché tra 8 giorni arriva l'appuntamento più importante per noi e dobbiamo essere prontissimi.
Sì, esatto, anche perché appunto adesso loro avranno grande interesse a farci arrabbiare, ma noi tra 8 giorni abbiamo il vero appuntamento, quindi è lì che dobbiamo mettere la testa, a prescindere da come andrà. Sulla stagione a livello di campionato, alla fine, ripeto, come ho sempre detto durante l'anno, il Napoli era un avversario temibile per il fatto che c'è Antonio Conte e per il fatto che giocava senza coppe. È stata la squadra che è stata per più giornate in testa e alla fine ha portato a casa uno scudetto purtroppo col punticino solo di vantaggio e quindi questo sicuramente fa più male. Oggi non c'erano grandi speranze. La cosa che mi fa rosicare semmai è Inter-Lazio della scorsa giornata, quello sì, perché lì abbiamo avuto proprio l'occasione per l'ultimo sorpasso, ma non l'abbiamo centrata e sapevamo da tempo che nel momento in cui tu giochi su tante competizioni, in campionato soprattutto lasci qualcosa, a maggior ragione quando cominci ad avere gli ottavi di Champions, i quarti di Champions contro il Bayern Monaco, una semifinale di Champions contro il Barcellona, lì è inevitabile che qualcosa lasci. Loro questo impegno non lo avevano, nonostante tutto abbiamo tenuto il ritmo perché abbiamo fatto pochi punti, purtroppo, rispetto a quanto avremmo potuto, sì, però il campionato non lo giochi da solo, lo giochi anche sulle rivali e la tua rivale ne ha fatto uno in più, non 15, e purtroppo alla fine te l'ha portato a casa con un solo punto. Questo sì, questo fa male, però diciamo che da qualche settimana, come dicevo prima, ci avevamo fatto un po' l'abitudine, nonostante quegli inattesi minuti finali tra Parma, Napoli e Inter-Lazio, che lì sì poteva cambiare la storia della stagione. Peccato. Mi piace molto il commento dell'ornitorinco di questa immagine a confronto con i tifosi del Como che hanno applaudito e hanno esultato al gol del Napoli, i tifosi dell'Inter che invece hanno applaudito Reina all'uscita, Reina che oggi lascia il calcio così come Iovine nel Como. È stato espulso Reina, ha lasciato il Como in 10 e tutta l'Inter praticamente ha fatto una standing ovation, inclusi i giocatori. Poi tra poco parliamo anche della partita. Ringrazio Franco Marelli che dice: abbiamo perso i titoli che sulla carta erano più facili da vincere, perché non pensare di vincere quello che in teoria era il più complicato? Beh, perché arrivati certo alla finale giustamente si parte 0-0 in 90 minuti, più recupero, più eventuali supplementari e rigori, per cui ce la giochiamo, perché no? Assolutamente. Grazie di cuore. Grande Franco, forza Inter sempre. E C, grazie di cuore. Lascio in evidenza il tuo messaggio. Grazie mille davvero EC per il supporto dopo ogni partita, così come il nostro grande Franco Marelli. È stata una partita dove noi chiaramente ci siamo divisi nella cronaca con Simone che ha tenuto d'occhio quello che succedeva a Napoli. Noi abbiamo seguito l'Inter, un Inter che ha giocato con questo 3-4-2-1 che potrebbe essere un po' la coda di questo finale di stagione su cui ragionare anche per la nuova stagione, perché poi Zaleschi ancora una volta secondo me ha fatto bene lì tra le linee, è stato uno dei migliori di questa Inter. Mi è piaciuto anche Di Marco. De Vrij ha segnato il primo gol su calcio piazzato. Questo è un tema di un Inter che forse sta sfruttando troppo, verrebbe da dire, i calci piazzati, nel senso che continuiamo a segnare su calcio piazzato ed è diventata la nostra arma principale a questo punto della stagione. Un Como che comunque è partito molto agguerrito, poi l'Inter ha preso il controllo della gara, secondo tempo poi col 2-0 di Correa, nonostante l'inferiorità numerica, il Como aveva tenuto alta la pressione sull'Inter, l'Inter invece poi ha ripreso di nuovo il controllo col 2-0 di Correa, la partita è abbastanza finita e, ed è scivolata via così fino alla fine. A Napoli Simo Cagliari è abbastanza, diciamo, così, quasi invisibile. Sì, 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 partita senza storia. Il Napoli ha trovato il gol del vantaggio quasi alla fine del primo tempo, ma l'avrebbe meritato ampiamente prima, onestamente. Non che io dal Cagliari mi aspettassi nulla di più per tutta una serie di motivi, a partire dal tasso tecnico nettamente diverso, motivazioni diametralmente opposte, quindi sarebbe stato letteralmente un miracolo che che il Cagliari riuscisse a strappare dei punti al Napoli. Così non è stato, loro hanno vinto meritatamente e quindi insomma hanno chiuso il campionato. Visto che hai parlato di miracolo, Simo, sto leggendo già pagine che danno il miracolo di Antonio Conte. Io, ragazzi, cioè, con tutto il rispetto, mi potete dire che sto rosicando, mi potete dire quello che volete. Il miracolo di questo Napoli non è che abbia vinto lo scudetto, il miracolo di questo Napoli è che sia riuscito a vincere così lo scudetto. Questo è miracoloso, non che sia arrivato alla vittoria, perché il Napoli che fa 82 punti è il minimo, quando punti su Antonio Conte, quando punti su
la squadra che praticamente è sovrapponibile a quella dello scudetto con oltre 100 milioni di investimenti, cioè il miracolo è che sia riuscito a vincere con 82 punti e quindi che tutte le altre, lo diceva il nostro Domenico nel club e sono d'accordo, è lo scudetto di Bradbury, se sapete un po' la storia di Bradbury alle Olimpiadi, famose e molto celebri. Noi ci mangiamo i gomiti, Simo, si parlerà tanto delle responsabilità dell'Inter, si può parlare a più livelli, la dirigenza, la proprietà anche, e la dirigenza che potevano mettere a disposizione un attaccante in più a gennaio, la squadra che ha dato più attenzione al campionato, alla Champions piuttosto che al campionato. In tanti dicono sono mancati i gol delle mezzali, sono mancati i gol dei secondi attaccanti. L'Inter in questo momento è a 114 gol stagionali, è il record storico. L'Inter non aveva mai segnato così tanto in una stagione. È vero che ha giocato più partite, ma è un record storico di un Inter che ha subito 35 gol in campionato. Quello per me è il vero tema che fa male in questa stagione, in cui abbiamo perso troppi punti da situazioni di vantaggio. C'è stata della sfortuna, anche io ci metto anche la sfortuna nelle componenti, degli infortuni di troppo che poi andranno analizzati, situazioni dove partite come il malore di Bove ti porta al rinvio di una partita che potevi andare a vincere tranquillamente per quello che si era visto, poi la perdi 3-0 perché viene rinviata dopo mesi, gli asterischi, turni infrasettimanali, l'unico anno in cui c'è un solo turno infrasettimanale, tutti i big match giocati dopo la Champions e poi gli episodi arbitrali che io continuo a dire, ragazzi, noi abbiamo tante responsabilità per cui non abbiamo fatto i nostri 86-87 punti, che erano quelli che avremmo dovuto fare. Ma poi quel punticino per cui perdi lo scudetto, per me è stato tolto dall'arbitro. Beh, io come ripeto sempre, quando si tratta di analizzare un campionato di 38 partite che comincia ad agosto e finisce a maggio, chi riduce i motivi di un risultato sul singolo giocatore, il singolo allenatore, la singola componente, non mi trova mai d'accordo. È sempre un mix di componenti che vanno dall'una all'altra. E così come allo stesso modo non sono d'accordo con chi dice dato che l'Inter ha perso tutti questi punti per errori suoi, eccetera, non ci si deve lamentare dell'arbitro. No, non sono assolutamente d'accordo. Sono tutte componenti che con percentuali diverse, con diciamo in quantità diversa, come in una ricetta, entrano nel calderone e determinano quella che è stata poi la classifica finale. Noi avevamo nel nostro controllo il fatto di non buttare via vagonate di punti negli ultimi minuti in partite già vinte che poi invece non abbiamo vinto, e in più ci si sono aggiunti alcuni elementi di sfortuna e alcuni episodi arbitrali che quest'anno ci sono andati nettamente contro in maniera oggettiva. Dopodiché ognuno dia le sue priorità, diciamo così, e penso che questo sia anche abbastanza soggettivo. La cosa che spero sia, come dire, condivisa è che limitare il tutto all'errore di un singolo sia Certo, sbagliato. Può essere la partita sono che d'accordo. perdi per colpa del portiere che fa la papera, dell'attaccante che non segna, non un campionato. Perché anche se i 2 punti che perdi per il mano di Bissek per tornare a un episodio del genere sono quelli che non ti fanno arrivare a 1+1 del Napoli, però ci sono stati tanti altri errori che ti hanno portato ad arrivare a 80 e non a di più. Quindi cioè, è molto limitante limitare le colpe a un solo individuo, secondo me. Così come Simo, io ribadisco, però, vabbè, nel senso, non pretendo che chi ci sta seguendo sia attentissimo a tutto quello che dico, però quando dico una serie di responsabilità, non mi puoi dire come fai a parlare dell'arbitro, non ho detto solo dell'arbitro, cioè, sono stato abbastanza chiaro, però come dico sempre, sono responsabile di quel che dico, non di quello che viene compreso. Mario, grazie di cuore, grazie a te davvero per il supporto, per Grazie il Mario. bellissimo messaggio, grazie davvero di cuore, grande Mario. Ringraziamo anche Roberto che ci dice tra i tanti network interisti siete i numeri uno per competenza, serietà, bravi davvero, una testa a Monaco, i ragazzi meritano solo applausi. Grazie Roberto, sono d'accordo Grazie. con te. Noi adesso cominceremo una settimana di full immersion sulla Champions, di totale concentrazione su questo grande obiettivo che può spazzare via ogni cosa, davvero, può spazzare via ogni discorso, ogni tema anche mediatico di una stagione in cui tutti dal primo giorno hanno tifato per Conte e per lo scudetto al Napoli, o almeno che non lo vincesse l'Inter. E allora noi possiamo spazzare via tutto quanto con una partita, con una notte che a Monaco di Baviera deve segnare la storia. Io, Simo, diciamo che stasera ho rivisto un Inter comunque
I big dell'Inter nell'ultimo periodo non li sto vedendo così tanto sul pezzo, però comunque questa è una serata che inevitabilmente dentro ti lascia qualcosa. Per me andremo a Monaco di Baviera senza paura. Rispetto alla finale di Istanbul siamo più consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo fatto, conosciamo che a questo livello qua ci possiamo stare e meritiamo di starci. Ce lo siamo meritati, nonostante Conte dica che sia fortuna la nostra. E quindi io ci credo, ci voglio credere e so che ci sarà un popolo nell'azzurro a spingere l'Inter fino al 90esimo una volta smaltita questa giusta delusione che comprendo, che capisco. Beh, ma ci mancherebbe, cioè alla fine abbiamo il grande obiettivo che ci siamo sudati, che ci siamo conquistati passando per notti meravigliose come la doppia sfida col Barça, la doppia sfida col Bayern, ma anche le partite nel girone a loro modo sono state affascinanti. Non può essere la delusione di stasera a rovinarci quello che arriva tra qualche giorno. Quindi sì, io penso che a livello psicologico la disperazione di alcuni giocatori in realtà confermi il fatto che non sia vero che i ragazzi non tenevano al campionato. È vero, secondo me, che la testa in Champions è stata messa un pochino di più ad un livello un po' più alto, diciamo. Questo sì, ma non è vero che non gliene fregava nulla del campionato. Altrimenti, peraltro in una giornata in cui serviva veramente un miracolo, non chiudi la partita con mezza rosa in lacrime, no, banalmente. Quindi questa è una certificazione. Dopodiché sarà dura smaltirlo, ma allo stesso tempo nel giro di poco la testa tornerà settata al grandissimo obiettivo che sarà la Champions e lì poi te la giochi contro uno squadrone. Quindi non è detto che si vinca, però sono abbastanza certo che in campo andremo con la testa dell'Inter di quest'anno in Champions League, banalmente. Grazie Angela, grazie davvero per il supporto e per il messaggio che ci hai mandato, grazie davvero di cuore. Ragazzi, stasera inghiottiamo, mi raccomando, non regalate interazioni, non cadete nelle provocazioni, se fanno interazioni ci guadagnano di più e voi non dovete fare questa cosa. È una settimana di solo interismo. Guardiamoci tra noi, sappiamo quando incroceremo gli sguardi dei colleghi interisti quello che stiamo passando, diamoci una pacca sulla spalla, stiamo solo tra noi in questa settimana, massima concentrazione fino al 31 e poi facciamo esplodere tutto il nostro interismo. Vi invito a cliccare sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, vi aspetto nel club di Passione Inter dove questa settimana vi racconteremo tante cose anche da Piano Gentile dove saremo ospiti per il Media Day di lunedì in vista della finale di Champions e allora vi aspetto www.passioneinter.club. Grazie per l'enorme supporto che ci date, grazie per essere qua con noi e sempre solo Forza Inter.